raise the frequency when I step in the room. Look at her, look at me, snap, snap, I got the juice, yeah. Ay, I don't hesitate, I just apply the pressure, ay, ay. And you know I ate, I send it out to orbit space. Che figata! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo qua a fianco a me Ramona, la 700 che non perdona. Sono state fatte un pochino di modifiche dopo Herzberg perché nel 2025 l'utilizzo di questa moto cambierà un po'. Dall'enduro estremo si passerà al vero spirito per cui lei è nata, ovvero è una dual sport. Come si può vedere qua davanti abbiamo una torretta da rally, ma adesso sigla e poi entriamo nel vivo del video. Eccoci qua, oggi parliamo infatti della torretta Rebel X Ultralight Adventure Kit. Cos'è questa qua? Questa è una torretta ideata dai ragazzi di Rebel X apposta per essere più compatta, più piccolina, più economica anche, nonostante vedremo c'è una qualità pazzesca di costruzione, ma andiamo a elencare i 7 motivi per cui questa torretta, secondo me, a mio modesto parere, è meglio delle altre. Il primo motivo che andremo a elencare è il peso, ok? È molto leggera proprio per la sua compattezza, è più piccolina, ha meno sbalzo, quindi vibra anche meno. Inoltre, essendo più piccola, ci sono meno cose che si possono rompere e rimane tutta più compatta all'interno della nostra moto. Secondo motivo, e questo è strettamente legato al peso, è l'ingombro. Essendo molto compatta, ha poco ingombro, quindi quando procedo con la moto, se per caso trovo un tronco caduto, riesco a passare sotto più agevolmente. Inoltre, mentre io guido, ho poco ingombro davanti a me, quindi riesco a vedere anche bene il davanti, la traiettoria, il percorso che sto facendo. Inoltre, essendo così compatta, non cambia di molto il bilanciamento dei pesi originale della moto, quindi il peso rimane tutto qua, poco, e è perfetta. Terzo aspetto, e questo conta parecchio, sono le nostre tasche che rimarranno più piene perché il prezzo di questa torretta è di solo 899 euro. Ce ne sono altre sul mercato che superano i 2000 euro. Quello originale di alcune moto da rally costa oltre 4000 euro, sì che magari sono in carbonio e tutto, ma sono più grandi, più voluminosi. Qua con 900 euro abbiamo un kit pazzesco e adesso andiamo a vedere da vicino alcuni aspetti che la rendono secondo me il top di gamma. Quarto punto, e questo non ne ho mai sentito parlare da nessuno, ragazzi, lo sterzo. Con questa torretta non perdiamo angolo di sterzo, nemmeno un po'. Io qua su Ramona ho fatto delle modifiche per cercare di avere il più possibile sterzo, perché a volte nello stretto ho bisogno di curvare di più e con poco sterzo spesso si rischia di cadere. Questo secondo me, anche per chi non è tanto esperto, è un grande punto a favore, proprio perché avere più sterzo ci consente di guidare meglio, di avere un miglior feeling, e secondo me è un grande punto a favore. Inoltre, non essendo fissata al telaio, questa è fissata alle piastre di sterzo, quindi quando noi giriamo gira anche la luce e tutta la parte della strumentazione qua davanti. Abbiamo parlato di luci ed ecco il quinto punto a favore. Abbiamo qua 2 faretti, sono pazzeschi, hanno una potenza assurda, 40 watt ognuno. Quello basso io l'ho messo per l'annabagliante e ha una luce così chiamata flood, quindi vuol dire ampia, molto più ampia, ci illumina bene e non abbaglia le macchine quando siamo nella circolazione normale. Quello sopra ha una configurazione spotlight, quindi una luce più di profondità. L'ho puntato leggermente più in alto, così quando sono nei sentieri o magari in qualche strada sterrata posso mettere l'abbagliante e illumino davvero a distanze pazzesche. Quello sotto invece l'ho messo un pochino più basso, così da non dare fastidio a nessuno e da illuminare bene tutta l'area che mi rimane davanti durante la guida. Sesto punto a favore è la qualità generale di questa torretta, come è stata costruita. Secondo me Manuel Lucchese di Rebel X ha ideato una torretta pazzesca. I componenti sono di altissima qualità, tagliati al laser. Abbiamo la possibilità di impostare anche il supporto magari del roadbook oppure del navigatore GPS in diversi modi. Già di serie abbiamo il portafusibili proprio come le vere moto da rally, c'è lo spazio per le frecce, quelle originali, è tutto messo nel posto giusto al momento giusto.
quindi rimane molto pulita. Anche i cavi, una volta che viene montata, rimangono tutti dietro, non dobbiamo fare delle modifiche particolari. Inoltre Manuel nel suo video tutorial spiega di quando noi andiamo a installarla, di tagliare un pezzettino della mascherina portafaro originale. Si può fare così, è un taglietto minimo. Io, già che c'ero, ho rifatto un po' tutto il cable management di Ramona, non ho dovuto tagliare, ho sfilato tutti i cavi originali, rimosso i connettori, un lavoro che mi ha richiesto un pochino più di tempo, ma alla fine è rimasto ancora più pulito e sono riuscito a mettere in ordine bene tutti i cavi. Quindi anche questa cosa secondo me è super comoda, è super bella, e il risultato finale di questa torretta su Ramona sta da paura, cioè è bellissima davvero. E andiamo al settimo e ultimo punto a favore: questa torretta è completamente plug and play. Cosa vuol dire? Che è pronta al montaggio. Tutti i connettori sono già studiati per la piattaforma GasGas ES700, Husqvarna 701 e KTM 690. Sia quando andiamo a mettere i faretti, abbiamo già un connettore con i connettori Super Seal già configurato. Per prendere il polo positivo e negativo c'è già un connettore dedicato con il sottochiave, quindi quando noi andiamo a dare corrente, lei in automatico si accende e dà corrente a tutta la strumentazione. E come dicevo prima, non bisogna fare alcuna modifica importante alla nostra moto. Quando arriva nella confezione ci sono già istruzioni, tutta la bulloneria, viteria, distanziali necessari per il montaggio. Non abbiamo finito, abbiamo adesso gli aspetti bonus. Quali sono? Che la luce, quando noi andiamo, non riflette assolutamente nel piccolo parabrezza che abbiamo qua davanti, quindi mentre noi guidiamo non abbiamo dei fasci di luce che ci colpiscono in faccia, non ci danno fastidio. Questo anche grazie alle grafiche che, oltre a essere di un design fighissimo, ci aiutano appunto a non avere questi riflessi. Qualcuno potrebbe dire ma il parabrezza è piccolino, non mi protegge dall'aria mentre vado. Abbiamo qua possibilità di inclinarlo in diversi modi. Ovvio che non è come avere un parabrezza su uno scooter grande così, però qua dobbiamo stare anche compatti il giusto, senza andare troppo grandi sulle dimensioni. Io l'ho usata anche in autostrada. Il bello di questa torretta è che non vibra, nonostante Ramona sia un monocilindrico, non hai tante vibrazioni, non vengono trasmesse alla torretta, e quindi anche quando tu vai, anche lo strumento rimane sempre lì che riesce ad assorbire le vibrazioni e non ti dà fastidio durante la guida. E la protezione al vento è buona. Ovvio, se vai in piedi non hai una protezione, ma se stai seduto riesci, magari chinandoti un pochino, ad avere un'ottima protezione. In ogni caso, se uno vuole, può raddrizzare un pochino le staffe per avere il parabrezza un pochino più verticale, e questo ci consentirà di avere ancora più copertura sopra di noi. Ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Qua sotto in descrizione lascio il link al sito Rebel X per l'Ultralight Adventure Kit. Io mi sto trovando benissimo, ho già fatto un po' di avventure, avete visto anche nel video, siamo già andati di notte nei boschi, abbiamo fatto di tutto. Spero il video vi sia piaciuto, mi raccomando un commentino qua sotto, lasciate un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, è gratis, non vi costa nulla. Come sempre, gas e alla prossima, ciao ciao!